Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, Buongiorno a tutti. la cucina di A Tavola con Silvia. Che ci farai assaggiare oggi? Allora, Ci farai vedere più che altro. sì, te sicuramente non l'assaggerai perché Eh, siamo sotto Pasqua e quindi automaticamente farò un dolce particolare, un dolce che ho assaggiato tantissimo tempo fa, che praticamente ho provato a rifare, mi è venuto molto bene e quindi quest'oggi ero bambina, vedete un attimo, mi è piaciuto talmente tanto che mi è rimasto impresso e ho detto di vabbè, stiamo sotto Pasqua, i dolci comunque vanno sempre bene e allora io farò questo dolce. È una treccia dolce di pan brioche con uvetta, canditi e granella di zucchero. Allora signori, grazie di tutto. Il video non andrà in onda perché tanto questa ricetta a me non piace e quindi se non piace a me... Ho capito, ma non è che esisti solo tu, amore mio, abbi No, pazienza. Eh no, ci sono altri componenti della famiglia che ma gradiscono io non notevolmente dico questa che ricetta. non devi farla, è che è inutile metterla in onda perché comunque se a me non piace, cioè, neanche ai nostri Ok, amici piace. gli ingredienti sono 250 grammi di farina Manitoba che io vado a mettere immediatamente nella ciotola della Subito, planetaria. subito. Sì, così tolgo. La mia soddisfazione è togliere le cose di mezzo, quindi Soffriva mentre metteva le cose sul tavolo. esattamente. Poi allora 250 grammi di farina Manitoba, 250 grammi di farina 00. Poi abbiamo 75 grammi di burro sciolto, come ben vedete, che io metto direttamente in planetaria, così, Col ditino alzato. col ditino alzato. Non so perché ho questa cosa. Allora, mezzo cubetto di lievito che metterò dentro a 250 millilitri di latte. Quindi andrò a scioglierlo qui dentro. Il latte ovviamente deve essere tiepido, non deve essere bollente, perché se no Ah, ma la sanno tutti. L'ho trovato scritto anche sul muro l'altro giorno. ripeto, 250 millilitri di latte, ok, e mezzo cubetto di lievito. Il cubetto è quello classico, quello da 24 grammi, quindi regolatevi un attimo. Se per caso trovate i cubetti più grandi, ricordate che sono circa 12 grammi di lievito. Cioè, se ne mettete 13 non succede nulla, Che cos'era? Un lamento? Un po' più a morire. Soffre di più, va bene. Aspetta che prendo un cucchiaino, che viene meglio. Eccoci qua. Allora, dopo che abbiamo sciolto per bene il latte con il lievito fresco di birra, mettiamo il tutto, appoggio un attimo qui, poi pulirò, dentro alla farina e al burro che abbiamo già messo, ok? Poi qui abbiamo 60 grammi di zucchero che andremo a mettere immediatamente. Il sale no. Il sale l'ho messo dopo. Poi ho un tuorlo d'uovo, un tuorlo perché mi serve per spennellare la treccia che farò e quindi di conseguenza la facciamo rossa. No, non la facciamo rossa, la facciamo spennellata con il rosso dell'uovo. Ok, il twirl. Va bene, adesso vado in planetaria e ci rivediamo a impasto. Qui abbiamo i canditi, successivamente no, questo è zucchero, sono la granella di zucchero che io ho coperto anche la scritta perché mi hanno detto che non bisogna farla vedere durante un video, non so perché il video muore. Dio santo. E qua abbiamo 120 grammi di uvetta che ho messo a bagno per farla rinvenire un pochino in acqua tiepida e qui abbiamo una confezione dei canditi misti
E lui sta inorridendo nel Salutate frattempo, perché non so se il prossimo video li trovano qui perché allora, potrebbero cadere. amore, visto che ho messo il lievito, dobbiamo Sì, di corsa andare of course, a fare l'impasto. Quindi fatto l'impasto, dopo aggiungiamo gli altri ingredienti. A dopo. Allora, l'impasto è praticamente fatto, come vedete, bello incordato. Ci abbiamo messo poco, però. Pochissimo. Adesso metto il sale, perché il sale va messo all'ultimo, se no il lievito muore, come diceva la scritta sulla parete che ho visto. Poi metto i canditi. Eccoli qua. E l'uvetta che, come vedete, ho strizzato dall'acqua. La pasta strizzata. E voilà. Rimetto giù la planetaria e mando avanti per circa 5 minuti. Ci vediamo dopo. Allora, ho messo l'impasto, l'ho tolto dalla planetaria, non mi vengono le parole come al solito, perché quando vado di corsa poi dopo non mi vengono, e ho messo un pochino di farina, quindi calcolate, io vi ho detto 500 grammi di farina tra 2,50, tolgo l'anello, manitoba e 250 farina 00, diciamo che un altri 30 grammi di farina 00 li dovete aggiungere, va bene? Perché sennò viene troppo molle, ok? Sembra un po' l'impasto del panettone. Sembra un pochino l'impasto del panettone in effetti, però è più sodo e poi comunque c'è bisogno di meno lievitazione rispetto al panettone. Allora, adesso andiamo ad impastare un pochino a mano. Cerco di fare anche un po' di pieghe in questo modo qua. Guardate che carino che è, tutto colorato. Attiviamo il lievito con un paio di schiaffoni perché non si sa per quale motivo, io ancora lo devo andare a vedere, perché con gli schiaffoni il lievito reagisce. E adesso lo mettiamo nella ciotola della planetaria, che io ovviamente andrò a pulire perché, come vedete, è impossibile rimetterlo qua dentro, leggermente unta, per circa 1 ora e mezza. Dovrà raddoppiare del volume, coperta con della pellicola in forno preriscaldato e spento per almeno, dicevo, 1 ora e mezza. Va bene? Ci vediamo dopo? A dopo. Eccoci qua, dopo circa 1 ora e mezza, questo è il risultato tolto dal forno. Direi che è lievitato tranquillamente anche più del doppio. Sì. Non l'abbiamo più messa dentro la planetaria? No, perché ci serviva per fare i panini per oggi a pranzo, quindi ecco qua, guardate che meraviglia. Adesso buttiamo tutto perché qui i colori di mezzo sono veramente... Madonna ragazzi, che pizza, guarda, ma non si può fare una cosa che lui, se non la mangia lui, è una tragedia. Se non mangia non è buona. Certo, quindi... come no. Allora, mettiamo un pochino di farina. Io ho già preparato la placca da forno con la carta oleata. La placca da forno. E così si chiama, la teglia, va bene la teglia. Intanto ho Manfredo che mi sta masticando un piede. Allora, mettiamo giù. Ho preparato già l'uovo, solo il tuorlo. Sì, il tuorlo, e ci ho messo, ricordiamo. Oh signore, un goccino di latte. Ok? Tolgo l'anello, pulisco la goccina che mi è caduta, Un goccio di tuorlo, e butto la farina in terra come al solito, perché ovviamente è da me, e diamo una piccola rimpastatina all'impasto, che ovviamente adesso era diventato un pochino appiccicoso. Lo divido in 3 parti. Perché in 3 parti? Perché faccio una treccia. Perché sono affari miei? No, perché faccio una treccia, una bellissima treccia colorata. Sarà anche bella, ma non sarà mai buona. Va bene amore. Allora facciamo 3 torchon. Che torchon che cos'è? Che lingua è?
francese in realtà. Sì. È veramente, si chiama così. Torchon, Torchon. tipo latte freddo. Tipo latte freddo, esatto, di quando siamo andati in Francia. Allora, dicevo... O il mio nous on de fort. Ragazzi, non ce la faccio più. Allora, facciamo questi 3 salami, facciamo così? Salamen. Sei meglio? 3 salami? Va bene. Di una lunghezza più o meno simile. Quanta farina sprecata. Eh sì, amore. Oggi abbiamo anche una spettatrice. Mamma, saluta. Ciao. Brava. Hai visto come finisce? Obbediente, mamma. L'abbiamo addestrata. Sì, sì. E quanto ci vuole poi adesso per fare... Adesso faccio subito la treccia, dopodiché la rimetto a lievitare per circa un'altra oretta, perché deve crescere bella gonfia. Ecco qua. Adesso le sposto. Li mettiamo tutte. No. Adesso questo è un pochino più corto. Ecco, devono avere tutte la stessa lunghezza. Facciamo una treccia. E là, che treccione. Ecco qua. Credo sia veramente bella, già così. Sì. La metto sulla placca da forno, non coperta, come prima, eccola qui, come prima ho fatto per la prima lievitazione. La metto così, poi dopo, una volta lievitata, la spennellerò con il tuorlo e il latte e metterò dei granelli di zucchero nella sommità, va bene? Quindi ci vediamo in circa un'ora dopo la seconda lievitazione. Più tardi. Eccola qui, dopo un'ora e mezza, perché l'ho lasciata un pochino di più. Questo è il risultato. È bella, direi che è molto bella, Non sarà saporita, non sarà buona, ma è bella. Va bene. Ora Allora, mettiamo il tuorlo. adesso il tuorlo con il latte che ho preparato prima, come vedete è liquidissimo, proprio perché cerco di non spingere troppo il pennello sopra l'impasto che potrebbe scendere. E noi non vogliamo che questa bellezza si sgonfi. Dobbiamo tuorlarla. Si dice tuorlarla? No, cospargerla col tuorlo, penso. Tuorlarla. Quindi la dobbiamo tuorlare. Mamma mia, che pazienza che ho io. Ma mai quanta quella Mai che c'è come io. quella che c'hai tu, va bene. Ormai Speriamo che i nostri ospiti a Pasqua siano contenti ma vedi un po'. con tutte le cosine che abbiamo preparato. Poi senti, ancora non è Pasqua, quindi poi se a qualcuno gli piace... Ah beh, sì, certo. Intanto questa comunque, se la conservate bene, dentro a Dentro un cassetto un qualunque di cellophane, casa. no, dentro un cellophane comunque si mantiene molto bene e poi è ottima per la colazione. Ecco qui. Io non lo so perché non faccio colazione. No, è vero, lui prende solo il caffè, solo quando stiamo in hotel si trasfonda Di caffè. di cibo. Ma quale caffè? Ti fai di tutto, ti fai la frittata, le frittelle, Ma quando i panini, cornetti, bugie. marmellata di ogni tipo, in ogni Ma dove, non è vero Nutelle. niente. Ok, guardate, è Qui è bellissima. ancora... È bianca? non è- La non è- giro? non è tuorlata qui. Allora, hai fatto bene a dirmelo, bravo. Il mio occhio sopraffino. Certo, amore.
Se non avessi te che mi dici tutte le cose, guarda, bravo. non saprei proprio come fare. Dillo forte, Lo devo- urlalo. Non posso, c'è gente che dorme. C'è gente che dorme. A questo ora. Esatto. Allora adesso mettiamo la granella di zucchero, nascondiamo la scritta perché si sa mai. Eccola qui, ma guardate che delizia. Invece una colomba è una ricciolomba. Una trecciomba. C'è Manfredo che è molto interessato, Sì. Lui Questa è la mettiamo sempre... per 6 ore in forno No, a 200 gradi? no. La mettiamo in forno per circa 25 minuti a 190 gradi, ma i primi 5 minuti a 200 gradi, va bene? Quindi facciamo 5 minuti a 200 gradi. Dopodiché la teniamo per 20 minuti a 190. Forno statico, mi raccomando, non ventilato, e adesso andiamo ad infornare. A dopo. Guardate che bella. È venuta benissimo, è veramente molto bella. Che ne dite? Adesso ne tagliamo un pezzetto, guardate com'è soffice. Sentite pure che bel rumore che fa. E eccola qua. È bollente, quindi non è che... Oddio, non mi vengono le parole, scusate. Non è ammassata, è solo molto calda, ok? E questa si vede anche il fumo. è la nostra treccia con canditi, uvetta e zuccherini. Quindi, che dire, alla prossima ricetta, buon appetito! Ciao a tutti! Ciao!